Benvenuti a un nuovo episodio di What, le parole chiave della Digital Transformation spiegate semplici. Allora, negli primi episodi abbiamo parlato di smart working, anche molto di collaboration, abbiamo anche raccontato un po' di trucchetti per fare collaboration durante il lavoro da remoto e la puntata di oggi abbiamo deciso di dedicarla a quella che è un po' il tema della comunicazione interna, quindi come tutti i professionisti che lavorano nell'attività di comunicazione interna, quindi ad esempio l'HR oppure anche il marketing, possono adottare nuovi strumenti per fare employee engagement. E qui arriva la buzzword di oggi, rispetto alla quale abbiamo ovviamente chiamato un professionista che proprio si occupa di digital communication e che in realtà avete già conosciuto in un recente episodio, che è Enza Reina, quindi a cui chiediamo proprio di aiutarci a spiegare semplice il concetto di employee engagement. Ciao a tutti! Ciao Enza, allora a te la sfida. Spesso, ancora oggi, il concetto di comunicazione interna è a volte legato all'utilizzo di strumenti direi quasi novecenteschi. Mi capita di parlare ancora con clienti che hanno magari solo la bacheca come strumento fisico in cui comunicare determinati messaggi di carattere aziendale, e spesso c'è questa immagine ancora in molti casi burocratica della circolare, del dispaccio e così via, oppure nei casi insomma più evoluti ci sono anche degli strumenti che sono quelli tendenzialmente quello dell'house organ ad esempio, che però è uno strumento che è legato a un tipo di periodicità fissa e che solitamente non è supportato da delle interazioni da parte dei dipendenti, quindi è uno strumento assolutamente broadcast. In questo momento, in questi giorni, viviamo delle necessità molto diverse in termini di comunicazione interna. La comunicazione deve essere ufficiale, quindi ci deve essere la percezione di un canale unico e sicuro in qualche modo sull'ufficialità della notizia e dell'informazione che viene diffusa, ma allo stesso tempo necessita anche di canali che la rendano tendenzialmente tempestiva, perché le cose in questi giorni cambiano molto velocemente, con una frequenza che vada oltre la scadenza fissa di raccolta delle informazioni, quindi con una frequenza assolutamente modulabile e flessibile, nel senso che deve essere uno strumento che permette di comunicare la notizia ufficiale, ma anche gli aspetti che possono essere di carattere più coinvolgente in un momento molto particolare della vita delle aziende, che le aziende si trovano a vivere, e quindi deve essere caratterizzata una flessibilità in termini di strumento, ma anche di capacità di poter gestire contenuti molto diversi. Ecco perché nel contesto della comunicazione interna introduciamo il concetto di employee engagement, con l'auspicio che la comunicazione possa diventare anche molto più bidirezionale rispetto a un canale broadcast che arrivi esclusivamente a diffondere notizie dall'alto. Quindi in qualche modo stiamo parlando in realtà di un processo, un'esigenza che si è anche sviluppata, immagino, negli ultimi anni, ma che in qualche modo è stata un po' potenziata come esigenza proprio in un periodo in cui tantissime aziende, anche in modo molto urgente, sono passate a un'attività in remoto e hanno avviato appunto lo smart working, magari appunto non sapendo ancora bene come andarlo a strutturare, quali potessero essere anche gli impatti su questo tipo di attività legata alla comunicazione interna, o meglio alla nuova versione che andiamo a proporre legata all'employee engagement. Quindi appunto l'elemento interessante che un po' volevamo ragionare con te è rispetto a quali sono gli elementi che cambiano nel momento in cui c'è questo passaggio dal lavoro in ufficio tradizionale, che magari si porta dietro pratiche da anni, a un lavoro in remoto, in smart working. Quando si attiva lo smart working, soprattutto magari in realtà che si sono trovate a attivarlo gioco forte senza una sufficiente magari preparazione pregressa, c'è un aspetto che sicuramente è il primo a venire meno, che sono quello delle relazioni personali e informali, che sono tipiche della vita lavorativa quotidiana, di ufficio o non di ufficio, anche di fabbrica, di ambienti dove non necessariamente si sta seduti a delle scrivanie.
questo tipo di comunicazione che è generata dall'esperienza diretta che le persone si scambiano e anche dall'osservazione delle buone pratiche o delle pratiche virtuose che, come dire, le persone solitamente più talentuose sono in grado di diffondere nel contesto di riferimento, viene meno. E in una situazione di emergenza come questa ci sono anche dei disequilibri di carattere personale, siamo persone e di conseguenza non è detto che la gestione e la capacità di concentrazione, di produttività, di compiere normalmente quello che fino a ieri veniva fatto in un altro modo, con altri strumenti, in un altro luogo, possa essere immediatamente per la persona replicabile in un contesto a cui non è abituato per quanto quello casalingo. E quindi bisogna anche condividere quelle che sono nuove abitudini e nuovi metodi anche di lavoro, proprio perché non è scontato che chiunque si possa ritrovare immediatamente in quel nuovo vestito. Cambia il modo di misurare il lavoro, già da molto tempo è cambiato in realtà, però è difficile, delle volte applicare questi cambiamenti in modo tangibile. Con lo smart working questa cosa invece necessariamente passa perché non abbiamo più un cartellino da timbrare, un badge da beggiare, e davvero la responsabilizzazione e la possibilità di rendere autonomi i dipendenti è necessitata dal fatto che la misurazione oggettiva sarà quella del raggiungimento dell'obiettivo, non tanto quella delle ore lavorative trascorse o passate in ufficio. Quindi diciamo che in qualche modo questo ragionamento è un po' anche in continuità con un episodio di qualche tempo fa in cui avevamo parlato del metodo Agile, quindi un metodo che è basato appunto non sui tempi e gli spazi di lavoro, ma appunto sugli obiettivi. Quindi vediamo come i vari elementi del processo lavorativo, tra cui in questo caso quello della comunicazione interna, vanno un po' a convergere rispetto al cambiamento di un metodo di lavoro, ecco. Quindi abbiamo visto che il metodo di lavoro che stiamo un po' andando a proporre è un metodo che è basato sul coinvolgimento dei dipendenti, fondamentale appunto in quelli che sono un po' i momenti che abbiamo visto essere di passaggio veloce, ma mi viene da dire in questo caso specifico anche momenti di crisi. Quindi in qualche modo immagino che le modalità anche di employee engagement che possiamo applicare possano essere in qualche modo utilizzate in tutti i momenti in cui c'è una crisi, che può essere una crisi esterna oppure anche una crisi derivata da potenzialmente anche della crisi interne aziendali, ecco. Sì, diciamo che questa situazione ci pone di fronte a un'emergenza e a un'urgenza a cui forse difficilmente ci si era trovati in passato da fronteggiare. E in realtà poi la gestione della crisi è uno dei capitoli all'interno dei manuali della comunicazione è particolarmente, tenuto da conto ma difficilmente applicato. In questo momento siamo protagonisti di uno scenario che non è complesso, lo è molto di più, e le aziende molto probabilmente rivestono anche un ruolo all'interno della società, nel senso che ci sono informazioni che devono essere spiegate, semplificate, indicazioni che non riguardano esclusivamente la vita o ambiti o aspetti connessi al lavoro, ma che toccano una sfera, se vogliamo, più ampia, più sociale e più civica. E riuscire a comunicare questi messaggi con la chiarezza, come dicevamo, e anche con una capacità di rassicurare, tranquillizzare, soprattutto ridurre ansie da una parte e rumors dall'altra, perché poi c'è un discorso anche di fact-checking che, come nella comunicazione pubblica, deve essere una responsabilità della comunicazione interna dell'azienda, diffondere la corretta informazione e l'informazione provata e testata. Nei canali snelli, come dicevamo, di facile utilizzo, di immediatezza e che permettano appunto anche l'interazione che possa essere di qualsiasi genere da parte del dipendente, ci sembra che se usati correttamente possano svolgere proprio questo ruolo di coinvolgimento che ha tante sfumature, da quello appunto più ufficiale e informativo a quello anche un po' più leggero, e sicuramente quindi l'azienda si trova a rivestire un ruolo
ruolo di carattere anche sociale, civico, legato appunto alla comunicazione di informazioni che riguardano appunto aspetti non necessariamente o non esclusivamente legati al contesto e all'ambiente lavorativo. Allora, quindi oggi abbiamo visto un po' anche le molte sfaccettature, anche complessità di gestire appunto una funzione tradizionale come quella della comunicazione interna, rispetto alla quale noi ne abbiamo proposto in qualche modo un'evoluzione di termini, quindi andando a introdurre il concetto di employee engagement, ma in realtà anche poi di sostanza, quindi una sostanza di evoluzione di metodo per riuscire a far fronte appunto a nuove esigenze dei collaboratori di un'azienda, dei dipendenti che si trovano un po' in contesti come questi, anche magari disorientati, e quindi l'azienda stessa può essere strumento un po' di orientamento anche in funzione appunto di un mantenimento di un clima interno che consenta appunto di mantenere una buona anche produttività. Quindi grazie mille Enza per aver condiviso con noi queste riflessioni, anche un po' di tattiche per riuscire a affrontare questo periodo, appunto per chiunque voglia continuare l'approfondimento su questi temi e confrontarsi proprio con Enza, trova tutte le informazioni sul nostro sito. Grazie mille Enza. Grazie a voi, ciao. Ciao.